Un altro? Maestro. No, No, la battuta ci sta. No, stavo Chi dicendo- è? Allora Stavo facciamo dicendo un un'altra cosa. piccolo sondaggio tra i follower, guarda lì. Chi è il maestro fra me e Giulio? Mettetelo nei commenti. Allora, maestro 2.0, perché 2.0? Sì, no, io stavo dicendo un'altra cosa. Ah, dilla, scusa. Sto dicendo un altro super integrato. Ok. Lo vorrei mettere nella cartella dei super integrati Sì. che abbiamo provato, recensito. Direi che forse l'ultimo è stato l'Audia Flight. Esatto. E qua continuiamo con questa saga dei super integrati che a me piacciono tanto. Soprattutto Dicevi? soprattutto per il peso, perché ti piace tanto portarli fino a qui. Esatto, questo fare siamo un po' di- 50-60 kg, Sì, insomma sì, pesa... Pesucchia. Pesucchia. Bene, allora che cosa stavo dicendo? Ah, ti stavo chiedendo che cosa vuol dire 2.0, ma me lo dici nella descrizione. Me lo dici nella descrizione perché adesso dobbiamo dire il prezzo, perché il nostro E caro... lo potrai dire là. Lo posso dire là, perché il nostro caro amico follower che ce lo ha, bravo Giulio, che ce lo ha Segnalato. Se no ci tira le orecchie. se no ci tira le orecchie, insomma. Allora, 17.990 euro di listino, poi street probabilmente si trova qualcosa di meno, ma siamo nella fascia dei super integrati. Allora, www.audio2g.it o .com, subscribe, cambio campanella. Sì. A tra poco, ciao! Ciao. Allora, eravamo rimasti che dovevi raccontare a tutti i nostri follower che vuol dire 2.0. Vai! Ma non lo farò Ecco. senza prima aver, con questo splendido telecomando, abbassato un pochino. Bravo. Allora, Dunque qui- 2.0, il 2 sta a significare che questo amplificatore eroga 200 watt su 8 ohm. 0 è l'indicazione del zero global feedback che Perfetto. viene applicato, diciamo, su questa macchina come su le altre macchine del costruttore di Pistoia, mi pare. Pistoia. Quindi vuol dire che la controllazione globale è nulla, ma sicuramente ci sono delle controllazioni interstadio, ok. Visto che hai usato il telecomando, facciamolo vedere. Eccolo qui. È un bel telecomando, vai. Telecomando che noi abbiamo già visto quando abbiamo recensito, sempre della Audio Analog, il Puccini Anniversary, che è quell'integrato più piccolino, Sì. che ci era piaciuto moltissimo, della stessa serie di questo Maestro 2.0. La serie Anniversary è quindi la serie, diciamo, mediana nella produzione dell'audio analog, e sebbene questo Maestro 2.0 non rechi da nessuna parte la dicitura Anniversary, però fa parte di quella stessa Benissimo. serie. Allora, il Puccini era un sbilanciato. Sì. Questo invece, il Maestro 2.0, è un totalmente bilanciato. Quanti ingressi? 5 ingressi, Di cui uno due. uno col pass-through Ah, audio-video. scusa, pensavo di riferirsi agli XLR. Ecco, e due bilanciati. Quindi l'ingresso 3, se non ricordo male, Esatto. può essere configurato in modo tale che si può collegare questo amplificatore nella sua funzione di amplificatore finale, quindi collegato a un preamplificatore. Esattamente. Ovviamente questa cosa bisogna starci attenti, e questo state attenti ve lo segnala con i LED di stato sul pannello frontale. Allora, parliamo del pannello frontale? E dell'interfaccia utente, Vai, che è parliamone. fondamentalmente la stessa che avevamo visto sull'amplificatore più piccolo. Quindi c'è questo, devo dire, a me è piaciuto molto, controllo rotativo del volume che non sporge, quindi non c'è la manopola del volume che viene in avanti, è fondamentalmente a filo con il pannello. Pannello che è semplicissimo perché è bipartito, esattamente a metà, manopola del volume e una teoria di LED che danno l'indicazione dell'ingresso selezionato e del volume a cui si sta. Evidentemente la gran parte delle manovre di funzionamento le si fanno dal telecomando, selezione degli ingressi, volume e quant'altro. Per quanto attiene il volume, Bravo, c'è te da lo stavo dire, per chiedere.
Vedi? Due cose. Come avevamo visto nell'amplificatore più piccolo, anche qui si può scegliere dal menu di setup diverse curve di funzionamento del volume stesso. Fondamentalmente sono 4 e sono da utilizzarsi in funzione, ad esempio, dell'efficienza del diffusore, in modo tale quindi da avere una come posso dire, regolazione del volume omogenea a inizio e a fondo corsa, perché altrimenti ci si potrebbe trovare in quella spiacevole condizione che le prime tac del volume sono sostanzialmente inudibili. Rispetto invece tecnicamente al funzionamento del volume, che differenza c'è fra questo e quello che avevamo visto? Che il Puccini, cambiando camera, aveva un controllo digitale, se non mi ricordo male, con i Muses. Mi pare di ricordare di sì. Sì, digitale non vuol dire che è digitale... Sì, no, con 4 che 2 per canale. Sì. Non vuol dire che è convertito in digitale e riconvertito in analogico, ma bensì che c'è un chip che fa la regolazione del volume. In questo caso invece è fatta attraverso dei relay, quindi relay e resistenze. RR. Quindi poi vedremo nello sventramento non solo i relay, ma sentiremo anche il rumore che fanno. Eh sì, perché rispetto ecco, all'altro amplificatore che avevamo provato, questo qui quando si alza e si abbassa si sente il tipico esatto. E molto gratificante clac clac dei relay. Molto bene, allora Giulio, abbiamo detto tutto? Anche perché questo è un amplificatore analogico alla fine, sì, Il cavo di alimentazione che ci hanno mandato è un cavo Airtec, ad esempio. Che è compreso nel prezzo. Che è compreso, assolutamente. Quindi prezzo. non stiamo utilizzando il nostro, non stiamo utilizzando il nostro classico neutral cable, ma stiamo utilizzando il cavo di alimentazione pregiato che ci è stato fornito. E siccome questo è un amplificatore analogico, senza ingresso fono, senza DAC, non è che c'è molto altro da dire. Sì, appunto, ecco, forse questo l'avevamo dato per scontato inizialmente, ma mai dare nulla per scontato. Meglio sottolinearlo, esatto. È un classico amplificatore in linea, quindi non c'è streamer, non c'è DAC, non c'è niente di tutte queste belle cose. Come poi del resto sono un po' tutti questi super integrati, perché tutti questi super integrati che abbiamo incontrato nel nostro percorso non avevano null'altro se non... Guarda, tenderei a dirti, forse se non ricordo male, sicuramente l'Egel, quello grande, quello aveva la porta Ethernet con lo streamer a bordo, e mi pare il Boulder, cioè quel Boulder bello con il frontale che andava un po' in discesa. Bravo, tutti gli altri, il Vitus, l'Audia Flight, questi qui erano tutti amplificatori in linea, cosa che secondo me è anche giusta, perché arrivati a questo livello di classe di apparecchio magari lo streamer, il DAC me lo scegli tu. Certo. Va bene, allora qui ci sarà parecchio da dire. Sì, anche se poi siccome è molto stratificato non è che si può vedere molto, però quello che riusciamo a vedere lo faremo vedere ai nostri followers. Sì, però c'è anche un altro aspetto. Il peso. Ecco. No, hai detto che ti piace, che non è poi tanto... Noi andiamo in palestra oggi. Andiamo in palestra, ciao. Ciao. Giulio, mi vedi? Dai, ancora, sì, ti vedo. Facciamo vedere questo splendido coperchio. Va bene così? Sì, va benissimo. Giralo. Coperchione. Spesso. Molto spesso, molto pesante, in alluminio fresato, mi sbaglio sempre. Allora, vieni Giulio, vieni. Io ho smontato un po' più del consentito. Prima di tutto, sopra troneggia la scheda di controllo del volume. La famosa scheda RR, resistenze e relay. Esatto. E infatti vediamo sia le resistenze Dale che i relay. Bravo, a proposito di resistenze Dale, voglio sottolineare come queste siano delle resistenze di altissimo livello, di grande qualità, e che venivano montate fin dagli albori dell'hi-fi high-end da costruttori come Krell, come Jeff Rowland, Mark Levinson. Trovavo sempre queste resistenze Dale quando ero piccolo che mi piacevano tanto. Cominciamo a vedere che le alimentazioni sono talmente fatte bene, separate per ogni stadio, che addirittura la scheda di controllo del volume ha un suo stabilizzatore, ognuno uno per ogni canale, che sono questi due, 1 e 2.
collegata al sottostante preamplificatore mediante dei connettori a pettine che però io ho coraggiosamente svitato, perché qui ho tolto le viti e ho fatto in modo che questa scheda si Oppela. potesse rimuovere. La vogliamo girare così facciamo vedere i connettori? Eccoli qua. Eccoli lì, mettila appoggiata così si vedono meglio, eccoli qua. Perfetto. Poi E la rimonterà Giulio. La rimonterò io certamente. Vai, passiamo alla scheda di preamplificazione. Sì. Allora, la prima finezza che voglio sottolineare Sì. è questa. Vedete questi transistor che sono avvicinati l'uno all'altro? Questo si fa per questioni termiche, perché così questi transistor hanno esattamente la stessa temperatura. Mentre negli anni 80-90 questo era molto più sentito perché c'era una qualità della costruzione dei semiconduttori decisamente inferiore, adesso questo non è più strettamente necessario, ma è una finezza che ho apprezzato moltissimo. È tutto fatto a discreti, non c'è un operazionale neanche a pregarlo. Sono tutti semiconduttori, sono tutti transistor, ce ne sono tantissimi. Questi LED servono semplicemente per far vedere che c'è alimentazione. Ok? Sono dei LED di controllo a livello di costruzione. Diciamo. Esattamente. Qui vediamo anche le stabilizzatori che servono solamente per le sezioni di preamplificazione, ovviamente completamente specchiato anche in questo caso sinistro e destro. Ok. Stesse resistenze Dale bellissime, che quasi quasi me ne smonterei qualcuno. Giulio, che dici? Questo è il sensore di temperatura, ce n'è uno ovviamente per ogni canale. Qui ci sono le 4 coppie di semiconduttori che sono MJ1302 e il suo complementare. Sono dei transistor da 15 A 200 watt l'uno e ce ne sono ben 4 più 4, quindi va molto oltre la potenza di targa dell'amplificatore, per farvi capire quanto l'amplificatore riesce a gestire corrente. E sono direttamente montati a ridosso del grande dissipatore, bellissimo. Bellissimo, sì. Fatto con questi camini che state vedendo in questo momento. Una cosa che a me ha colpito particolarmente è la disposizione dei due grandi trasformatori toroidali che forse lo riuscite a vedere, sono leggermente inclinati. Vedete, sono attaccati a questo grande setto metallico che evidentemente deve avere delle funzioni di schermo e hanno una giacitura nello spazio diciamo non convenzionale, cioè sono leggermente angolati. Io immagino che sia qualcosa che ha a che fare con la gestione dei flussi, anche se poi stiamo parlando di due oggetti incapsulati all'interno di poderosi schermi. Però probabilmente questa disposizione geometrica deve avere qualche ragione di questo genere, anche perché se fossero stati messi perfettamente dritti, l'amplificatore sarebbe risultato magari anche un po' più corto di qualche centimetro, ma evidentemente hanno voluto fare questo ragionamento per un motivo ben preciso. Trasformatori da 670 volt ampere l'uno. Quindi insomma dei bei bestioni. Purtroppo i condensatori di filtro non si vedono perché sono nell'ultimo strato e quindi siccome sono sotto non possiamo smontare tutto l'amplificatore per far vedere ai nostri follower i condensatori. Sì? Scusami, dicevo, tra l'altro noi qua stiamo vedendo, abbiamo tolto la scheda del volume, qua sotto c'è la scheda del preamplificatore, là sotto si intravede la scheda che suppongo sia quella relativa al finale. Certo, all'amplificazione. Infatti qui vediamo i due cavi che portano l'alimentazione, quindi sì, bianco, nero e giallo da una parte e dall'altra, che per certo vengono da sotto, ecco, si muovono, sì, vengono da sotto e dal banco di condensatori. C'è un'ulteriore scheda, che è questa qua, che è quella che probabilmente porta il controllo del volume e i vari LED di stato che sono poi visibili davanti dai vari buchetti posti sul pannello frontale. Ho condensatori sul percorso del segnale Sonicap
Eccoli Eccoli. qua. E abbiamo visto in un nostro video quanto è importante, poi soprattutto in sistemi come questo, la qualità dei condensatori. Passiamo al pannello posteriore. Allora, non lo giriamo, sono No. io che faccio un po' Bravo, il contorsionista. E quindi possiamo vedere i 3 ingressi RCA, i 2 ingressi XLR, ovviamente questo tutto completamente speculare, Esattamente. e i bellissimi bindi in posto di uscita. Poi tra l'altro questo sistema che serve per aiutare le dita a serrare è molto molto bello e comodo. Si chiama Propeller Post. Dal punto di vista dell'ascolto è impeccabile, vero? Dal punto di vista dell'ascolto è altrettanto impeccabile, adesso proveremo un pochettino a raccontarvelo. Ciao, tra poco, ciao. Ciao! Abbassa perché poi YouTube probabilmente ci sega. Dovete Sì. sapere, cari followers, perché qualcuno me l'aveva chiesto nei commenti, YouTube dopo 20 secondi, se il brano non ha il copyright ceduto a YouTube, ti dice non lo posso pubblicare. Vabbè, giusto. È giusto. Assolutamente. E quindi devo per forza interrompere il piacevolissimo ascolto. reprimere il piacere di Giulio nell'ascoltare la musica quando Che facciamo poi fondamentalmente è l'unico motivo per cui siamo qui. qua a ballare l'alligalli, giusto? Va bene. Allora, siamo seri Giulio, dai, siamo seri, anche perché questo prodotto, che è un prodotto italiano, Sì. merita tutta la nostra attenzione e la nostra serietà, giusto? Assolutamente sì. Allora, abbasso Abbassa bene, così i nostri follower sentono tutto quello che abbiamo da dirgli. Vai. Abbasso un pochettino utilizzando il volume con la curva di default che con le Vivid Audio Kaya S12 Va va bene. benissimo, senza alcun problema. E dunque, cominciamo col dire cosa che lo abbiamo utilizzato questo amplificatore con le nostre Vivid di riferimento. Lo abbiamo utilizzato anche con le Davis Acoustics The Pledge, quindi 2 diffusori, un mini e un diffusore a gamma intera. Quindi completamente diversi dal punto di vista anche della timbrica. della timbrica e anche del carico che rappresenta Sì. per l'amplificatore. Assolutamente, no, questo lo dico perché talvolta c'è qualcuno che dice ma utilizzate sempre soltanto dei mini diffusori, con i mini diffusori non si capisce niente. Per rimanere nell'ambito dei nostri soliti 30 minuti scarsi non è che possiamo far vedere togli metti, le prove le facciamo. Allora, andiamo al succo. Il Maestro 2.0 a me è sembrata la versione ingrandita in tutto dell'eccellente integrato che avevamo provato, Il Puccini che avevamo provato diversi mesi or sono. Se quello mi era piaciuto tanto, questo mi è piaciuto tantissimo, perché è Sì. tutto più grande, quindi questo mi è piaciuto tantissimo. È un amplificatore che francamente genera secondo me un problema per il recensore, in questo caso saremmo Noi due. Perché quando l'amplificatore è ben fatto, è ben pensato, è progettato secondo dei criteri sani, è difficile dire eccelle in questo, eccelle in quest'altro. Questo amplificatore secondo me ha l'innegabile pregio di essere un amplificatore molto discreto, che tende in qualche maniera a non voler essere protagonista. Ti fa apprezzare la differenza di impostazione che c'è, ad esempio, con i vari diffusori che gli abbiamo collegato, senza mai voler metterci del suo e dire sì, ragazzi, però sono io che sto governando tutta la faccenda. Quando ero piccolo c'era quella, insomma, modo di esprimersi, modo di dire del filo con guadagno. Per cui no, l'amplificatore non ci deve essere un filo con guadagno. Questo guadagno, sì, espressione becera, un po' becera, francamente.
Però ecco, a me la cosa che mi ha impressionato francamente è la discrezione con cui questo amplificatore fa il suo mestiere, e lo fa in maniera veramente energica, questo sì, perché le piccole Vivid, insomma, quando si comincia a salire di volume, propongono una scena, anche una gamma bassa nei loro limiti, veramente importante. Ma caro Giulio, ti interrompo perché a proposito di questo mi ricordo bene quando abbiamo collegato a questo amplificatore le KLH Model 5. È vero, anche quelle abbiamo utilizzato. Perché quelle erano delle casse chiuse sicuramente energivore, che è un altro di quelle cose che si sente dire, e che hanno bisogno indubbiamente di tanta energia fresca per essere pilotate al meglio. Collegate con il Maestro 2.0 hanno tirato fuori, soprattutto in basso, delle caratteristiche che non eravamo riusciti a sentire o quasi con gli altri due amplificatori che gli avevamo collegato, che non erano dei brutti amplificatori, tra l'altro. Neanche degli amplificatori fiacchi, perché erano comunque degli amplificatori belli, muscolosi. Però questo, ecco, quello che dice Giulio ce lo riconosco. Penso però che queste macchine molto grandi abbiano tutte alla fine un po' un loro carattere, per cui, per quanto sia quasi un filo senza con guadagno, è un amplificatore che ti fa sentire il messaggio. Allora, uso un altro aggettivo molto che a me non piace, ma che rende l'idea, radiografante, cioè molto molto nitida l'immagine, l'amalgama è quasi, mi verrebbe da dire, verso spectral, verso Solution, verso CH Precision, quindi il suono va un po' più verso quella direzione piuttosto che verso una direzione di più neutralità, un suono più neutro e più amalgamante, ecco. Ma questa non va vista come un minus o un plus, ma semplicemente come una caratteristica che io ritrovo in tutte quelle elettroniche molto belle e dove dietro c'è un progettista e c'è un pensiero, e quindi c'è una persona che ha ascoltato, che ha fatto il fine tuning, e quindi si è scelto un po' il suono che lo caratterizza, ecco. Però adesso, mentre tu parlavi, io stavo pensando a altri due amplificatori che noi abbiamo provato e che ho in testa, sempre della saga dei super integrati. Sì. Stavo pensando al Gryphon, al Diablo 300, ma stavo ancora più pensando al Vitus, sì. Mi pare che è il 101, se non ricordo male, credo. La sigla, perché laddove ad esempio il Gryphon io me lo ricordo per una sua autorevolezza, anche un po' stentorea, anche un po' a dire ok, io sono qua, sottolineata. Il Vitus molto più impressionista, molto più sognante. Il Vitus non metteva mai davanti a tutto il fatto di essere un amplificatore potente, erano sempre questi colori un po' pastello, sognanti. Bello, quello mi era piaciuto tanto. Mentre invece il Maestro io lo vedo più nella linea che dici tu, cioè di grande rigore, ma non voglio aggiungerci nulla, non voglio dire la mia. E questo secondo me è una strada. Suppongo che sia la strada che hanno seguito i progettisti quando lo hanno messo a punto, pensato e tutto. C'è da dire comunque una cosa, che questi amplificatori qui, perché stiamo parlando comunque di un investimento non trascurabile, perché insomma no, 18.000 euro è un discreto numero di soldi, e penso che siano delle scelte tra virgolette definitive, cioè ti sto proponendo una macchina che ti accompagnerà per tanti anni, sì. Perché insomma e quindi secondo me è anche giusto che poi a questo livello qui la fase di selezione, scelta, acquisto eventuale sia preceduta da un'attentissima disamina da parte di chi se lo vuole portare in casa, anche in relazione ai diffusori che ci dovrà collegare all'ambiente, certo, nel quale dovrà quasi suonare. Quasi come scegliersi una moglie, ecco. Mi astengo.
Mannaggia, e quindi no, perché chiaramente è una scelta che è molto molto importante e che ti deve corrispondere, quello volevo dire, cioè non, Sì, non sì, può sì. essere un amplificatore comprato quasi a caso, No, che poi magari assolutamente. dopo un anno ti vendi, cioè non ha Assolutamente. senso, questo è un amplificatore che entra a casa tua e che ci rimane. Immagino di sì, Rimane. immagino di sì. A te esteticamente piace moltissimo, a me non mi fa impazzire, cioè, ma sai perché? Perché io là in mezzo ci avrei visto un Vumeter. Lo so, No, per lo carità, so, scherzo, per carità di scherzo, Dio, no, no. cari follower, scherzo. No, per questo io devo dire lo trovo molto bello, molto E elegante. Non l'ho visto di persona, come si dice, ma anche la versione Silver penso che sia altrettanto forse anche di più bella. è un po' l'estetica va nella linea del suono, perché come tu giustamente hai detto quasi scompare e anche il suono quasi scompare, nel senso che non si fa... Trovo interrompimi. a livello di design molto bella la soluzione che è stata adottata per i dissipatori, cioè il fatto che ci siano queste sorte di camini Bellissimo. laterali, Beh, quindi sono estremamente costoso. immagino di sì, ma Sì, insomma sì, io sì, guardo il sì. risultato estetico finale, è molto bello. Dal punto di vista della utilizzabilità, quanto di più semplice ci possa essere. Intuitivo. Quindi noi lo consigliamo caldamente, questo amplificatore, a noi è piaciuto tanto. Sì, io ne raccomanderei, poi lo dico sempre in questi... Allora, lo dico in tutte le prove, sapendo, mentre lo dico, che sto dicendo una cosa un po' poi complicata da realizzarsi, però per chi fosse interessato, per chi ne avesse voglia, veramente andatevelo a sentire. Possibilmente con una sorgente bilanciata, perché essendo completamente bilanciato sarebbe la cosa migliore, certo. la scelta migliore in assoluto. Benissimo. Subscribe, campanella, www.audio2g.it o .com. Credo di riuscire anche a scrivere un articolo che parlerà della differenza tra i controlli di volume a relè, quelli a stato solido e quelli vecchi a potenziometro. Fermo rimanendo che sul sito trovate la prova invece di Assolutamente, assolutamente. Ciao e grazie. questo. Ciao.